La ricetta perfetta per questo tipo di panini sembra veramente difficile da scovare. Recentemente sono riuscito a trovare un perfetto equilibrio tra uova, latte, burro e zucchero. Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio Food Lab. Io sono Filippo e oggi parleremo di burger buns o panini per hamburger. Dai, andiamo in cucina. Ecco cosa ci servirà per preparare 5 panini. 300 g di farina 00, meglio se W300 o superiore, 120 ml di latte vegetale va benissimo, 16 g di lievito di birra oppure 5 g di lievito istantaneo, 20 g di zucchero, 3 g di sale, un uovo intero, 30 g di burro a temperatura ambiente tagliato a cubetti, un uovo per spennellare, dei semi di sesamo se vi piacciono. Partiamo scaldando leggermente il latte, lo vogliamo intorno ai 30 gradi, non di più. A temperature superiori ai 38 gradi le cellule del lievito iniziano a morire. Sbricioliamo il lievito nel latte, mescoliamo in modo che si sciolga per bene. Mettiamo tutti gli ingredienti secchi in una ciotola, farina, zucchero e sale. Con l'aiuto di una frusta li mischiamo per bene. Spostiamo il tutto nella ciotola della planetaria. Ora iniziamo a far girare il braccio della planetaria a velocità bassa. Aggiungiamo tutto il latte e lasciamo che la farina si bagni per bene. Dopo un paio di minuti aggiungiamo l'uovo. Lasciamo girare per 4-5 minuti in modo che l'impasto si incordi per bene. Una volta che l'impasto è bello liscio, possiamo iniziare con il burro. Lanciamo un cubetto nella ciotola, lo lasciamo incorporare per bene, quindi lanciamo il prossimo e così via fino a che non sono finiti. Questa operazione può richiedere fino a 10 minuti. L'importante è non aver fretta. Una volta che tutto il burro sarà incorporato nell'impasto, possiamo spegnere la planetaria e trasferire l'impasto sul banco della cucina o una spianatoia. Facciamo giusto qualche piega di rinforzo. Appiattiamo leggermente l'impasto, pieghiamo il lembo destro fino a metà, stessa cosa con il lembo sinistro. Prendiamo il lembo superiore e arrotoliamo fino a giù. Quindi giriamo l'impasto e lo pirliamo leggermente in modo da creare tensione. Mettiamolo in una ciotola coperta con pellicola trasparente. Stiamo attenti a coprire per bene, altrimenti l'impasto potrebbe seccarsi. Quindi lo lasciamo lievitare a temperatura ambiente per un'ora, un'ora e mezza. L'idea è farlo raddoppiare. Chiaramente questo dipende dalla temperatura della vostra stanza. Prima di tutto foderiamo un vassoio con carta da forno. Poi prepariamo dei piccoli stampini che aiuteranno i panini a crescere verso l'alto. Vi servirà dell'alluminio da cucina e un coppapasta da 10 cm oppure un bicchiere o una bottiglia con lo stesso diametro. Tagliamo un foglio di alluminio di circa 30-35 cm. Lo arrotoliamo su se stesso in questo modo. Ora lo arrotoliamo esternamente al coppapasta finché i lembi non si incontrano. In quel punto lo chiudiamo piegando tra loro i due lembi. Ed ecco a voi un perfetto stampino per il vostro bun. Ne prepariamo 5 di uguali. Quando l'impasto sarà raddoppiato possiamo passare alla porzionatura. Spostiamo l'impasto su una spianatoia. Con l'aiuto di un tarocco o un coltello andiamo a tagliare dei pezzi di pasta di circa 110-115 grammi. Dovreste ricavarne 5. Prendiamo il panetto e ripieghiamo i lembi verso l'interno. Giriamo il panetto e con l'aiuto di una mano creiamo una pallina. Mettiamo la pallina dentro l'anello e ripetiamo per tutti i panetti. Una volta che i panetti saranno pronti, copriamoli con un canovaccio e li lasciamo lievitare per un'altra ora, ora e mezza. Quando i panetti avranno raggiunto l'anello saranno pronti. Scaldiamo il forno ventilato a 200 gradi. Nel frattempo sbattiamo un uovo in una ciotolina e con un pennello da cucina spennelliamo la superficie dei panetti. Quindi, se vi piacciono i semi di sesamo, cospargiamo la superficie dei panetti. Quando il forno sarà in temperatura, inforniamo per 12 minuti. Ogni forno ha le sue peculiarità, quindi intorno ai 10 minuti controllate che la superficie non si stia bruciando. L'idea è che sia di un colore dorato. Una volta cotti, toglieteli dal forno e lasciateli raffreddare leggermente su una graticola per una mezz'oretta, quindi possiamo togliere l'anello di carta. Ed ecco a voi dei sofficissimi burger buns. Se non li mangiate subito, vi consiglio di metterli in freezer, per poi rigenerarli quando vi servono a 180 gradi in forno per 10 minuti. E anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi. Alla prossima settimana!